Tutto questo e tanto altro sono le esperienze che possiamo vivere visitando il Lazio. Una regione che vanta una storia millenaria e ricca di opportunità. Regione Lazio, un'eterna scoperta. La storia del Lazio è indubbiamente segnata dalla storia di Roma. Una storia antichissima che ha affondato radici dalla presenza di diverse popolazioni, sin dal secondo millennio. Gli eventi storici e culturali di questa regione hanno donato ad essa la giusta rilevanza conoscitiva nel mondo. Una realtà ricca di offerte e di opportunità per chi la visita o la vive quotidianamente. La sua estensione è di notevole importanza, dalle sue città ai suoi borghi incantevoli. La sua storia, l'arte, i siti archeologici, i percorsi religiosi e il suo immenso patrimonio naturalistico la rendono unica al mondo. In questo appuntamento siamo in provincia di Roma per scoprire un'area naturalistica incantevole. Un borgo di sole 220 anime, dove l'impatto naturalistico si fonde perfettamente con la vita dei suoi abitanti, regalando ai visitatori esperienze uniche, fatte di biodiversità e di arie incontaminate. Benvenuti a Percine. Ci troviamo in un borgo all'interno del Parco dei Monti Lucreti, che è soltanto 60 km da Roma. E come potete notare anche dall'immagine, Percile sta all'interno di questa natura incontaminata. Il borgo, che ha origini romane, ma la sua espansione avviene intorno al Medioevo, in quanto nelle zone intorno a Percine furono costruiti molti castelli, uno dei quali è rimasta anche non soltanto traccia. Visivamente c'è il nostro palazzo borghese, che inizialmente era un palazzo della famiglia Orsini. Percile ha alcune caratteristiche particolari nella regione Lazio. Intanto è bello, è un piccolo borgo non lontano dalla famosa villa di Orazio di Vicenza. Poi ha un'altra caratteristica, è quasi come se l'uomo qui si fosse ritirato. Siamo di fronte ad una zona dove i boschi hanno ripreso spazio all'agricoltura, hanno ripreso spazio all'olivicoltura. Il bosco ha recuperato moltissimi versanti. Siamo nel Parco dei Monti Lucretili, un grande parco a est di Roma che forse non tutti i romani conoscono. Un parco sorprendente, perché nessuno può pensare che a 30 km dal centro di Roma esistano delle zone, direi, selvagge, assolutamente prive di strade, di infrastrutture, di manufatti. Il borgo poi nasce nella parte più alta e possiamo notare che subito attaccata al palazzo borghese c'è la chiesa di Santa Lucia, che è stata costruita intorno al 1600 e ci sono degli affreschi all'interno ed è dominata da due torri gemelli che sostituiscono il campanile, che nel 1914 sono stati costruiti due campanili.
caratteristica di Percile, e parlo dell'aspetto naturalistico, sono appunto i suoi boschi. Boschi classici dell'Appennino centrale, stiamo qui sui 700 metri, che partono da quote più basse. Il Parco dei Monti Lucreti parte da circa 300 metri e arriviamo fino alle faggete, quindi fino a 1200 metri. La specie principale è sicuramente la quercia. Noi abbiamo qui la roverella, abbiamo il cerro, abbiamo presenze di farnia. Altre presenze importanti sono gli aceri, tra cui l'acero campestre. Abbiamo il frassino minore, l'orniello. Ma la cosa bella è che non solo abbiamo queste piante, diciamo così, maggiori, ma abbiamo anche sopprassuolo ricco anche di piante arbustive che costituiscono appunto il sottobosco. Abbiamo il pruno spinosa, abbiamo le corniole, abbiamo la rosa canina e abbiamo la berretta del prete, che è l'evonimo europeo, una pianta dal frutto molto caratteristico. E poi soprattutto nei piani più alti abbiamo il faggio. Noi stiamo in un parco urbano, perché Percile ha anche il suo parco urbano, il Parco delle Noci, ed è stata introdotta dall'uomo, e vediamo degli individui vegetali belli, grandi, piante di 12 metri in ottima salute, che venivano utilizzate per la legna e ovviamente anche per la raccolta della frutta, in questo caso per la noce. Dal punto di vista naturalistico, chiaramente trovandosi tutto il territorio all'interno del Parco dei Monti Lucretili, ha persino una zona incontaminata e di un valore inestimabile. Si tratta della tenuta lago con i suoi lagustelli. I lagustelli sono degli itinerari di trekking del Lazio più amati da chi cerca percorsi incontaminati. Sono due laghetti che con le loro acque verdi smeraldo riflettono il magico scenario che gli vive intorno. Una buona parte del tragitto è percorribile in macchina. Arrivati davanti a questo cancello, si deve continuare a piedi per circa 2 chilometri. E poi si arriva davanti a questa meraviglia della natura. Tutto questo si trova a pochi passi da Roma, incredibilmente a portata di mano. Sono delle mete adatte a tutti, ma soprattutto sono meravigliosi per il loro fascino incontaminato. Sono luoghi ancora poco conosciuti di questa regione. L'intera area è facile da visitare, i sentieri sono ben praticabili ed è un luogo perfetto per gite domenicali e non solo.
Tutto il percorso offre una vegetazione immutata nel tempo. È ricca di biodiversità e di scenari affascinanti. E per questa ragione incontriamo un gruppo di soccorritori alpini in addestramento. Allora, questo è un polo formativo del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e sono tutte unità cinofile del centro-sud. Assieme a noi però ci sono anche i colleghi dell'Associazione Nazionale Carabinieri, con il quale il Corpo Nazionale Soccorso Alpino ha un protocollo d'intesa a livello operativo, quindi regolarmente ci addestriamo assieme per favorire la nostra comunicazione e la nostra interoperatività. Nell'ultimo mese abbiamo avuto diverse ricerche operative in terreni abbastanza sporchi inteso con molta vegetazione, molte spine, e quindi abbiamo bisogno che i cani siano molto motivati per andare a prendere i dispersi dentro terreni così difficili. Quindi ci addestriamo e facciamo capire ai cani che se entrano nelle spine trovano e giocano, se invece rimangono sul prato non succede niente. Quindi quando poi andiamo in operatività dove è più difficile trovare, i cani sono molto più motivati e vanno a fare il loro lavoro per bene. I cani che stiamo addestrando qui sono dei cani che funzionano a scovo, quindi in termini tecnici è un cono di odore. Sono cani che partono senza avere un inizio pista o un odore definito. Sono praticamente dei cani di caccia all'uomo e quando facciamo una ricerca ci danno una zona da bonificare. Mandiamo il cane cerca un odore umano nella sua zona, quando trova il disperso si ferma vicino al disperso e abbaia fin quando arriva il conduttore. In quel momento parte tutta la catena di soccorso con la chiamata se c'è bisogno a una squadra sanitaria di recupero. Abbiamo detto che Percile è nel Parco dei Monti Lucretili, che sono un blocco di calcare messo ad est di Roma. Qual è la caratteristica del calcare? È quello di fessurarsi e di assorbire come una spugna l'acqua di pioggia. Per cui generalmente quando ci troviamo in una zona calcarea il paesaggio superficiale tendenzialmente è arido, perché appunto le acque tendono ad essere assorbite dai terreni. Percile ha una doppia fortuna. La prima è perché comunque, grazie alle presenze di notevoli montagne alle sue spalle, c'è un corso d'acqua a carattere torrentizio, il torrente Licenza, dal nome di Genzia, l'antica città latina. Questo torrente crea due cascate, di cui una vicino Percile, le cui acque sono state irreggimentate nel tempo per consentire ad un piccolo mulino di funzionare, la classica mola. Ed è un punto molto bello perché proprio entrando a Percile, passando sul ponte che porta appunto a questa nostra cittadina, si può ammirare il piccolo bacino fatto sul torrente e le antiche opere, gli antichi manufatti che consentivano una sistemazione delle acque e il funzionamento della mola. La guida della protezione civile ci conduce ad un antico mulino e dopo un po' di cammino arriviamo a destinazione. Il sistema era molto ingegnoso. L'acqua veniva accumulata in una vasca, offrendo così una continuità di spinta sufficiente per alimentare la mola. Natura e uomo qui si fondono.
offrendo l'uno all'altro il giusto equilibrio naturale di vita. E ora torniamo nel borgo. Siamo curiosi di conoscere i piatti tipici del luogo. Ci aspettano delle signore molto gentili che ancora oggi conservano antiche ricette dal sapore unico. Io sto preparando la ramiccia, è un piatto locale che ormai da centinaia d'anni che lo fanno e va fatto uova e farina. Poi questa pasta sarà tagliata molto fine e sarà condita una volta, anni fa, si condiva solo col castrato di pecora. Adesso invece è un po' rivisitata, però noi lo facciamo come lo facevano una volta. Stiamo facendo le pizze fritte. Non è né un dolce né un salato. È una cosa che si può abbinare sia con lo zucchero che con i salati, salame. Questo è un dolce tipico di Percile che si fa a Natale. Si conserva dentro le foglie dell'alloro anche per mangiarle, perché sennò si appiccicherebbero in mano. Poi le foglie vanno buttate dentro il cammino se uno ce l'ha e c'è la bellezza che scricchiolano tutte. Queste sono chiamate tisichelle, si fa sempre il periodo di Natale, però li può fare anche durante l'anno quando vuole. Sono ciambelle fatte con l'impasto, farina, zucchero e ci vanno anche le patate. È la classica ramiccia che si fa qui a Percile e si taglia, ecco, fina fina così e si fa con il sugo di castrato. Abbiamo le nostre che sono le nostre caratteristiche, le castagne, le ciliegie sotto spirito, il miele, 1000 fiori, e quest'anno abbiamo avuto la fortuna di fare il miele di edera, poi le noci, con cui è stata fatta anche la nociata, il nocino, le salsicce semistagionate, il formaggio pecorino, vecchio e famoso pecorino romano, che è stagionato ben 14 mesi questo. A Percile noi abbiamo degli eventi molto importanti, avete visto i prodotti tipici, quindi noi abbiamo delle sagre che sono, diciamo, ogni anno un fuori all'occhiello, quindi che dire, vi aspetto a Percile per passare delle giornate in tranquillità e in pace con la natura. Il borgo di Percile è perfettamente incassonato in quest'oasi naturalistica, dove la natura si è ripresa ai suoi spazi offrendo all'uomo la sua totale vitalità. Parco dei Monti Lucretidi ha tanti altri angoli di paradiso, dove la fauna e le biodiversità dominano incontrastate da tempo e dove l'uomo vive in simbiosi nel totale rispetto di questo patrimonio unico. Sono tante le offerte naturalistiche che la Regione Lazio può offrire, così come le mete turistiche con le sue innumerevoli offerte. Il Lazio, un'eterna scoperta. Viaggia con noi. Viaggia con Eborghi.